Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Vincenzo di Black Squirrel Paracord Italia e questo è il bracciale che andremo a realizzare oggi. Per la realizzazione di questo modello utilizzeremo, credo per la prima volta da quando realizziamo dei tutorial sul canale, utilizzeremo questo tipo di fibbia qui, che è una fibbia regolabile in metallo. In pratica la parte appunto regolabile nella quale va inserita questa parte in metallo che viene chiamata grillo può, come vedete, essere inserita in 3 buchi appunto per regolare la misura del bracciale. Infatti, come potete vedere in questo caso qui, io l'ho posizionato al buco più stretto, ma ovviamente può essere regolato a nostro piacimento in modo da farlo stare comodo. Ovviamente anche questo modello di fibbia lo potete trovare sul nostro store, come al solito vi lascio il link in descrizione. Come al solito qui trovate tutto l'occorrente che serve per la realizzazione di questo bracciale e per poter lavorare con questo modello di fibbia avremo bisogno di uno dei 2 legnetti che troviamo all'interno della confezione. Infatti andrà inserito qui sotto per fissare la parte inferiore della fibbia e invece qui sopra basterà spostare le 2 parti di fibbia e andare ad inserire questo qui in questo modo. Per quanto riguarda la tolleranza, siccome questa volta non utilizzeremo né la fibbia di destra né quella di sinistra, ma utilizzeremo appunto la parte centrale, la tolleranza va calcolata da filo a filo del legno, quindi da questa parte a questa parte qui, e questo modello di bracciale si fa di 4 cm in più rispetto alla circonferenza del polso. Questo è infatti un bracciale che sarà fatto di 17,5 e quindi 17,5 più 4,5 sarà appunto 21,5, quindi da questo punto a questo punto qui 21,5. Ci mettiamo comodi e iniziamo con la realizzazione del bracciale. Dimenticavo di dirvi che siccome questa parte di fibbia ovviamente ha 3 buchi, la misura del bracciale ovviamente andrà a cambiare in base al foro in cui andremo ad inserire l'altra parte di fibbia. La misura che io vi ho dato, quindi in questo caso 17,5, corrisponderà al foro centrale, in modo da avere più possibilità di regolazione. Infatti se a questo foro lo vorrete un po' più comodo potrete allargare di mezzo centimetro o viceversa stringere, quindi la misura di 17,5 corrisponde al foro centrale. Per quanto riguarda la realizzazione, quando andiamo invece a montare la fibbia sul telaio dobbiamo andare a inserire il pezzetto di legno nel foro iniziale, quindi nel foro più alto, in questo modo. Per quanto riguarda le misure di paracord, invece, come al solito trovate la tabella giù in descrizione. Prendiamo il colore che vogliamo all'interno, quindi nel mio caso nel bracciale che sto indossando appunto il blu navy, e lo andiamo ad inserire nella fibbia di sotto in questo modo. Dividiamo in 2 e le 2 estremità le facciamo passare entrambe sopra in questo modo, quindi dall'alto verso il basso così. Dopodiché prendiamo le 2 estremità e le facciamo passare al centro in questo modo. Il consiglio che vi do è quello di mettere in trazione e annodare le 2 estremità alla vite centrale, che forse dallo schermo si vede poco, un attimo soltanto, che sarebbe questa qui. Quindi andiamo a fare un nodo per tenerlo in trazione. Ovviamente la parte in eccesso successivamente, come sempre, alla fine andrà eliminata. Ciao, scusate per l'interruzione, ma volevo solo ricordarvi che tutto quello che utilizziamo nei nostri tutorial lo trovate sul nostro store www.blacksquirrelparacord.com, vi lascio il link in descrizione. Lì infatti potete trovare i kit completi, le matasse di paracord e le fibbie, insomma tutto quello che serve per la realizzazione dei vostri prodotti in paracord. Detto questo, non vi rubo più tempo, vi lascio alla visione del video. Ok, a questo punto prendiamo l'altro colore di paracord, passiamo un'estremità del paracord sotto a tutte le corde, quindi da destra verso sinistra, e dopodiché facciamo passare la corda all'interno in questo modo. Attenzione che questa parte dovrà stare su e questa parte dovrà stare giù, quindi non viceversa, non così, ok? Ma in questo modo. Dopodiché facciamo passare questa parte dentro l'occhiello, così, una volta e la seconda volta sotto, quindi a seguire verso il basso, in questo modo. Dopodiché tiriamo questa estremità, vedete, in modo da
da far stringere questa qui e poi tiriamo questa estremità e questa qui. Questo ovviamente è il primo nodo, magari non si capirà benissimo, ma lo rifacciamo adesso in maniera da farlo capire meglio. Ok, una volta fatto il nodo spingiamo tutto verso l'alto, riprendiamo questa estremità e la facciamo passare nuovamente in questo modo qui sotto e questa parte andrà tutta a destra. Dopodiché lo facciamo ripassare all'interno, quindi 1, questo starà sopra e 2 sotto. Tiriamo questo verso l'alto in modo da stringere, vedete, questa parte qui del nodo, quindi di conseguenza completare il nodo che sta sopra. Dopodiché spingiamo tutto verso l'alto e tiriamo questo per stringere, vedete, la parte centrale. E 2. Lo rifacciamo, quindi facciamo passare questo qui dentro, tutto va verso destra, prima volta, seconda volta, dopodiché di nuovo tiriamo questo verso l'alto per stringere questa parte qui, tiriamo questa parte, poi tiriamo la seconda e tutto verso l'alto. Lo facciamo l'ultima volta. E questo è quello che andiamo a fare fino alla fine del bracciale. Arrivati a questo punto, quando mancano circa 1-2 cm alla fine del bracciale, possiamo slegare la parte di corda che avevamo legato prima e tagliarlo più o meno all'altezza dell'inizio della fibbia, quindi così. Vi consiglio di bruciare le due estremità, se ci riuscite tagliate anche parte del paracord bianco, ok, in questo modo, e bruciamo le due estremità. Ok, anche se non viene una bruciatura perfetta non è un problema. Continuiamo a fare gli ultimi nodi sempre allo stesso modo, quindi facendo passare la corda sempre in mezzo, quindi lasciando questi due pirulini, uno a destra e uno a sinistra, e facciamo sempre il nodo 1 e 2. È un po' più difficile andare a fare questo lavoro perché ovviamente lo spazio è poco, però con un po' di pazienza ci riusciamo tranquillamente. Ok, arrivati a questo punto, come potete notare, se c'è abbastanza spazio andiamo a fare un altro nodo, quindi guardate, ve lo faccio vedere su questo bracciale qui. Come potete notare c'era lo spazio per andare a fare un altro nodo e sono riuscito a farlo. In questo caso ci troveremo questo spazio in più e a questo punto bisognerà in qualche modo improvvisare per cercare un attimo di nascondere questo buco, ecco. Quindi che cosa possiamo fare? Facciamo 1, vediamo che succede. Sto improvvisando, proviamo così, 1, lo infiliamo dentro. Potrebbe essere una soluzione. Allora ho riflettuto un attimo e mi sa che ci riusciamo a fare l'ultimo nodo. Non lo andremo a fare doppio come in questo caso, ma lo possiamo fare tranquillamente singolo, quindi rifacciamo passare questo all'interno, ok, in questo modo, e dopodiché facciamo passare questo qui dentro, tiriamo e vediamo se riusciamo a
farlo entrare dentro con l'ago da paracord. Facciamo passare il lago da paracord qui dentro. Ok, adesso stringiamo tutto per bene. A questo punto andiamo a tagliare le due estremità, 1 e 2. Bruciamo e lo pigiamo. Lo dobbiamo pigiare perché ovviamente essendo a contatto con la pelle dobbiamo farlo il più piatto possibile per evitare che possa dare fastidio. La stessa cosa facciamo dall'altro lato e il bracciale è completato. Va bene ragazzi, anche questo tutorial finisce qui, spero che sia stato come al solito di vostro gradimento. Vi ricordo che come al solito tutto quello che abbiamo utilizzato in questo tutorial lo trovate sul nostro store www.paracorditalia.com, compresa la fibbia che abbiamo utilizzato per la realizzazione di questo bracciale e che vi lascio in descrizione. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo tutorial. Ciao 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 ciao!